A casa ho una pianta piena di fichi. Fai i fichi quelli bianchi. Sono piccolini e dolcissimi, si mangiano con tutta la buccia. E quindi ho pensato, perché non aggiungerli a una bella torta di mele? E quindi torta di mele e fichi. Iniziamo rompendo 3 uova. Aggiungiamo 130 g di zucchero ed iniziamo a mescolare. «50 ml di latte, 50 g di olio di semi e mescoliamo. Ora 300 g di farina un po' alla volta. E aggiungiamo anche una bustina di lievito per dolci. È il momento delle mele e dei fichi, quindi all'impasto aggiungo una mela tagliata a pezzettini, prima la sbuccio. La stessa cosa faccio con i fichi, ne prendo un paio, li taglio a pezzettini, io lascio anche la buccia, però se non vi piace toglietela. Questi sono fichi bianchi, quindi hanno la buccia abbastanza sottile. Qua mi sono lasciata una mela e altri 3 fichi che poi utilizzerò per la decorazione, quindi li metterò sopra la torta. Diamo una bella mescolata per amalgamare. Ora versiamo l'impasto in uno stampo da 24 cm unto e infarinato. Lo livelliamo per bene. E ora è il momento di decorare, quindi riprendo la mela che mi ero tenuta da parte e la taglio a fettine non troppo sottili e sistemo le fettine di mele sopra la torta partendo dall'esterno. Poi faccio un giro con i fichi, quindi prendo i fichi, tolgo proprio il picciolo e li taglio a spicchi. Ancora un giro di mele e ora un giro di fichi. Ultimo passaggio, facoltativo ma ve lo consiglio, aggiungiamo un po' di zucchero semolato sopra che in cottura addolcisce le mele e un po' si caramellizza. Lo aggiungo così, proprio spolverandolo sopra. Si potrebbe utilizzare anche lo zucchero di canna che gli dà anche un po' il colore ambrato. Ora in forno ventilato a 170 gradi per 40 minuti. Se avete il forno statico aumentate la temperatura di 10 gradi. Oh, è proprio bella, mi è venuta molto meglio di come la immaginavo. Adesso la faccio raffreddare un attimo e poi la tolgo dallo stampo. Un paio di consigli su questa torta. È già ricca così perché fighi e mele, però se vogliamo aggiungere qualcosina, secondo me ci stanno benissimo anche delle noci tritate, tipo 30-40 grammi, che gli darebbero anche un po' di croccantezza. Poi, vogliamo farla senza lattosio? Sostituiamo la quantità di latte con l'acqua, semplicissimo. Visto che ha questo aspetto così rustico, potremmo provare a farla anche in versione integrale. Quindi basterebbe sostituire la farina 00 con la farina integrale, magari ne mettiamo un pizzico meno, quindi 280-290 grammi. Per chi invece la vuol fare in versione senza glutine, sostituiamo la quantità di farina con un mix di 220 grammi di farina di riso e 80 grammi di amido di mais o fecola di patate. Naturalmente io ho utilizzato i fichi bianchi perché c'avevo la pianta dei fichi bianchi, però vanno bene tutti i tipi di fichi e lo stesso tutti i tipi di mele, quindi utilizzate quelle che avete a casa. Tagliamone una fetta e vediamo com'è dentro. Sofficissima. Delicata. È bella umida e non troppo dolce.
nonostante i fichi, quindi direi un gusto equilibrato. Prova superata. Fatela! Ciao!